Hello, I hope everything is okay. Are you sitting comfortably? And I'm reminding you that this program is for your exam, okay? So you'd better watch my videos. The Victorian novel, we saw the paragraphs, readers and writers, the publishing world, the fact that Victorian novels were mostly published serially, the Victorians' interests in prose, and now we are going to see the novelist's aim, lo scopo del romanziere, the narrative technique, okay, and setting and characters, ambientazioni e personaggi. The main characteristic of the Victorian novel is that it is very conventional and all the events are generally narrated by an omniscient narrator. The novelist's aim, qual è lo scopo dello scrittore, del romanziere? Vi ricordo la parola the novel è il romanzo, la novella, the short story, ok? Quindi questo novel è il romanzo, è un po' un falsamico. During the 18th century, novels generally dealt with the adventures. Durante il XVIII secolo i romanzi generalmente trattavano delle avventure either of a social outcast o di un esiliato sociale, like Robinson Crusoe or Moll Flanders, or a more virtuous hero o un eroe molto più virtuoso, for example, Pamela Andrews or Virtue Rewarded by Samuel Richardson. But their episodic structure remained the same, ma la loro struttura episodica rimase immutata. The idea of a thematic unity, l'idea di un'unità tematica, was brought in by Jane Austen, fu introdotta da Jane Austen, come abbiamo visto, in Pride and Prejudice, with the theme of a girl's choice of a husband, con il tema della scelta di una ragazza del marito. This is what we saw in Pride and Prejudice. And by the Gothic writers e gli scrittori del romanzo gotico, who set their novels in a remote, at times strange and exotic past. Gli scrittori del romanzo gotico che ambientarono i loro romanzi in un passato remoto, a volte strano ed esotico. In the 1840s, negli anni 1840, novelists felt that they had a moral and social responsibility to fulfill. I romanzieri pensavano di avere una responsabilità morale e sociale da compiere. They wanted to reflect the social changes, volevano riflettere i cambiamenti sociali that had been in progress for a long time, che erano stati in progressione per lungo tempo, such as the Industrial Revolution, come la rivoluzione industriale, the struggle for democracy, la lotta alla democrazia, and the growth of towns and cities, e la crescita delle città. Towns sono le città più piccole, cities sono quelle più grandi. The novelists of the first part of the Victorian period, i romanzi della prima parte del periodo vittoriano, described society as they saw it, descrissero la società come la vedevano, and with the exception of those sentiments which offended current morals, e con l'eccezione di quei sentimenti che offendevano la morale corrente, particularly regarding sex, specialmente per quanto riguarda il sesso, argomento tabù. Nothing escaped their scrutiny, niente gli sfuggiva. They were aware of the evils of their society, erano coscienti dei mali della loro società,
such as the terrible conditions of manual workers, come la condizione terribile dei lavoratori manuali, and the exploitation of children, e lo sfruttamento dei bambini. Remember, children worked in the textile industry and also worked in mines. However, their criticism was much less radical. Tuttavia, la loro critica era molto meno radicale than that of contemporary European writers, di quella dei scrittori europei contemporanei, like Balzac, Flaubert, Turgenev, and Dostoevsky, because the historical conditions of Britain, perché le condizioni storiche della Gran Bretagna were quite different from those of France or Russia. I would also classify in these novelists Émile Zola, who probably was the most important and let's say gave a terrible picture of the French Industrial Revolution and society. Didacticism was one of the main features of Victorian novels. La didattica era una delle principali caratteristiche dei romanzi vittoriani, because novelists also conceived literature, perché i romanzieri concepivano anche la letteratura as a vehicle, come un veicolo, to correct the vices and weaknesses of the age. Era un mezzo per correggere i vizi e le debolezze del loro periodo. The narrative technique, la tecnica narrativa. The voice of the omniscient narrator provided a comment. La voce del narratore onnisciente forniva un commento on the plot, un commento sulla vicenda narrata, and erected a rigid barrier, e quindi mise una barriera rigida between right and wrong behaviors, tra i comportamenti giusti e sbagliati, light and darkness, la luce e l'oscurità. We shall find this in Dickens especially. Retribution and punishment, la retribuzione o la ricompensa e la punizione, were to be found, si trovavano in the final chapter of the novel, nel capitolo finale del romanzo, where the whole texture of events, dove tutta la catena di eventi, adventures, avventure and incidents e incidenti had to be explained and justified, doveva essere spiegata e giustificata. Setting and characters, ambientazione e personaggi. The setting, l'ambientazione, chosen by most Victorian novelists was the city, scelta dalla maggior parte dei romanzieri vittoriani era la grande città, which was the main symbol of the industrial civilization, che era il simbolo principale della civiltà industriale, as well as the expression of anonymous lives, come anche l'espressione di vite anonime and lost identities e identità perdute. In their effort to portray the individual motives for human action, nel loro sforzo di rappresentare i motivi individuali per l'azione umana, and all that binds men and women to the community, e tutto ciò che lega gli uomini e le donne alla comunità, Victorian writers concentrated on the creation of realistic characters. Gli scrittori vittoriani si concentrarono sulla creazione di personaggi realistici. The public could easily identify with, quindi personaggi realistici con i quali il pubblico dei lettori poteva facilmente identificarsi. In terms of comedy, in termini di commedia, especially in Dickens's characters, specialmente nei personaggi di Dickens, o dramatic passion o di passione drammatica, the Bronte sisters heroines, le eroine appunto delle sorelle Bronte, Charlotte Bronte and Emily Bronte.
Okay, right. I cannot include more, so I will stop, and the rest to be continued in the next video.